Tutta la civiltà umana, dai fuochi nelle caverne fino alle megalopoli di oggi, si basa su un unico, brutale principio: distruggere qualcosa per rubarne l'energia. Abbiamo bruciato legno, abbiamo bruciato carbone, abbiamo bruciato petrolio, ma c'era un limite invisibile a questo gioco. Un limite che credevamo insuperabile, fino a quando non abbiamo guardato nel posto più piccolo possibile. Fermati un attimo. Pensa a un'esplosione normale. Dinamite, benzina, polvere da sparo. Tutto questo rumore, tutto questo calore nasce da una cosa banalissima. Gli atomi si scambiano i loro vestiti esterni, si passano gli elettroni, si staccano da una molecola e si attaccano a un'altra. È un ballo superficiale. Il cuore dell'atomo non viene mai sfiorato. Ma cosa succede se rompiamo le regole? Al centro di ogni singolo atomo del tuo corpo c'è una cassaforte impenetrabile. Il nucleo è minuscolo. Se l'atomo fosse grande come la città di Roma, il nucleo sarebbe grande come un pallone da spiaggia, circa 20-30 centimetri, al centro del Colosseo. Eppure, in quel granello è concentrata quasi tutta la massa. E dove c'è massa, ci insegna Einstein, c'è un'energia che sfida la comprensione umana. L'energia nucleare. Per aprire questa cassaforte non servono chiavi, serve violenza. E la natura ci ha fornito un bersaglio perfetto. L'uranio è l'elemento primordiale più pesante presente in quantità significative sulla Terra. Ma tracce di elementi più pesanti come il nettunio e il plutonio esistono in natura. Immagina un autobus dove hanno stipato 235 persone. Sono troppe. Sono nervose. Si spingono. L'autobus oscilla, trema. È sul punto di esplodere da un momento all'altro. Basta un solo minuscolo urto per scatenare l'inferno. Nel 1938 gli scienziati spararono un singolo neutrone contro questo autobus instabile. Un proiettile invisibile e senza carica elettrica, capace di attraversare le difese dell'atomo come un fantasma attraverso un muro. Quando il neutrone colpisce l'uranio, il nucleo non riesce più a reggere la tensione. Si deforma, si allunga come un elastico teso fino allo spasimo. E poi si spezza. Questa è la fissione. Quando si spezza, accade una magia spaventosa. Se prendi i due pezzi rotti e li pesi, scopri una cosa impossibile. Pesano meno del nucleo originale. Manca un frammento di materia. Dov'è finito? Non è scomparso. Si è trasformato in pura, devastante energia cinetica. I frammenti schizzano via a velocità inimmaginabili, creando calore. Un calore milioni di volte superiore a quello di qualsiasi fuoco chimico. Ma un singolo atomo diviso non accende nemmeno una lampadina. Il vero terrore o il vero miracolo è un altro. Quando l'uranio 235 subisce fissione, emette in media circa 2,42,5 neutroni. 3 nuovi proiettili, che colpiranno altri 3 nuclei, che ne sputeranno 9, poi 27, poi 81. Questa moltiplicazione incontrollata in una frazione di secondo è il principio di una bomba. In un reattore, invece, la reazione viene frenata affinché proceda in modo costante. Dipende solo da come lo controlliamo. Oggi usiamo questo calore per far bollire l'acqua, far girare turbine e accendere le nostre città. Non produce fumo, non produce gas serra. Sembra perfetto, ma c'è un problema enorme. I pezzi rotti dell'uranio non sono inerti, sono mutilati, instabili, furiosi. Sono le scorie radioattive. Inizialmente emettono radiazioni mortali capaci di distruggere il tuo DNA in pochi minuti. Rimarranno pericolose per decine di migliaia di anni, ma la loro letalità a breve termine diminuirà drasticamente. Un'eredità velenosa che lasciamo alle generazioni che verranno. Se sei arrivato fin qui, è perché una parte di te
ha sempre saputo che spaccare la natura non poteva essere la soluzione finale. E c'è molto altro da scoprire. Esiste un'altra via, l'esatto opposto della fissione. Invece di prendere il mostro più pesante e romperlo, prendiamo gli elementi più leggeri dell'universo e li costringiamo ad abbracciarsi. Questo è il processo che illumina il cosmo, la fusione. Usiamo due fratelli dell'idrogeno, il deuterio, che puoi trovare nell'acqua del mare, e il trizio. Insieme potrebbero fornire energia pulita e infinita per l'intera umanità. Zero scorie a lunga vita. Zero rischio di esplosioni. Sembra un paradiso. Ma la natura ha messo a guardia di questo paradiso un muro insormontabile. La repulsione elettromagnetica. Entrambi i nuclei hanno carica positiva e come due calamite dallo stesso polo si odiano a morte. Per farli unire devi spingerli così vicini che il muro elettrico crolla. Se riesci a farli toccare, entra in gioco un'altra forza. La forza nucleare forte è circa 100-140 volte più potente della repulsione elettromagnetica a distanze nucleari, ma agisce solo a distanze infinitesimali. Il problema è come li spingi così forte da farli toccare. Nel cosmo la risposta è la gravità. Il Sole usa la sua immensa massa per schiacciarli insieme. Ma aspetta, c'è un dettaglio assurdo. Anche al centro del Sole la pressione e il calore non sono sufficienti per superare quel muro elettrostatico o barriera di Coulomb. La fisica classica dice che le stelle non dovrebbero brillare. È impossibile. Eppure il Sole è lì. Come fa? Usa un trucco. Un miracolo della meccanica quantistica chiamato effetto tunnel. A volte, raramente, una particella non salta il muro. Ci passa letteralmente attraverso, scomparendo da un lato e riapparendo dall'altro. Sulla Terra non abbiamo la gravità del Sole per schiacciare gli atomi. Per compensare, dobbiamo usare la temperatura. Dobbiamo scaldare questo gas fino a 150 milioni di gradi, 10 volte più caldo del centro del Sole stesso. A questa temperatura la materia smette di essere gas, diventa plasma. Una tempesta di nuclei ed elettroni impazziti che sfrecciano a velocità folli, scontrandosi con una violenza inaudita, sperando che per caso si fondano. E quando finalmente due nuclei si scontrano con l'angolo giusto, alla velocità giusta, la magia si compie. Il deuterio e il trizio si fondono, diventano elio e rilasciano un neutrone. In questo abbraccio, una minuscola frazione della loro massa scompare, trasformandosi per l'80% nell'energia cinetica del neutrone. Un'energia così vasta, così pulita, che un solo bicchiere d'acqua di mare contiene abbastanza deuterio per produrre l'energia equivalente a circa 150-200 litri di benzina, sufficienti ad alimentare una casa media per poche settimane o mesi. Questa è la promessa della fusione. Il paradosso è questo. Abbiamo inventato bombe a fusione decenni fa, distruggendo atolli nel Pacifico. Sapevamo come accenderla per distruggere. Ma per creare elettricità dobbiamo domarla. Devi tenere un pezzo di sole in una scatola, ma nessuna scatola materiale può resistere a 100 milioni di gradi. Qualsiasi metallo evaporerebbe all'istante. Quindi gli scienziati hanno dovuto costruire pareti fatte di nulla. Pareti fatte di puro magnetismo. Una danza tecnologica sull'orlo dell'impossibile che stiamo ancora cercando di perfezionare. Fermati e guarda le due facce di questa medaglia. Fissione e fusione non sono solo due tecnologie, sono due filosofie. La fissione è l'energia della decadenza. Prende elementi antichi, forgiati nell'agonia di supernove morte miliardi di anni fa, e li lascia marcire in modo accelerato. È facile da innescare, ma il suo fantasma ti perseguita per l'eternità con le scorie. È
una scorciatoia arrogante. La fusione, invece, è l'energia della genesi. Prende l'elemento più semplice, l'idrogeno, il primo mattone dell'universo, e lo costruisce. Crea qualcosa di nuovo. Se la macchina si rompe, il plasma si raffredda in un millisecondo e tutto si ferma. Nessuna esplosione, nessuna fusione del nocciolo, nessuna zona inabitabile. Ma per accenderla, l'umanità deve elevare la sua ingegneria al livello degli dei. Deve imparare a ricreare le condizioni dei primi istanti del cosmo. Siamo bloccati in una corsa contro il tempo. Le centrali a fissione ci servono oggi per smettere di bruciare petrolio prima di soffocare il nostro stesso pianeta. Sono il ponte sporco e pericoloso che dobbiamo attraversare per sopravvivere. Ma la fusione è la destinazione, è il traguardo. Quando riusciremo a stabilizzarla e a produrre più energia di quanta ne immettiamo, il mondo cambierà per sempre. Sarà la fine di tutte le guerre per le risorse. Acqua è tutto ciò di cui avremo bisogno. Una risorsa che copre il 70% del nostro pianeta, dalla distruzione degli atomi pesanti alla costruzione con gli atomi leggeri. È questo il vero passaggio evolutivo di una civiltà. Passare dall'essere predatori di materia all'essere architetti dell'energia. È un salto che poche specie nell'universo, forse, riescono a compiere senza distruggersi prima. E mentre guardi questo video, migliaia di scienziati in tutto il mondo stanno assemblando i pezzi di questa alba artificiale. Usando laser giganteschi, grandi come stadi o magneti così potenti da deformare lo spazio locale. Non stanno solo costruendo un reattore. Stanno cercando di dimostrare che l'intelligenza umana può superare i limiti imposti dalla natura, che possiamo rubare il fuoco delle stelle e portarlo sulla Terra, senza bruciarci. Sia la fissione che la fusione ci insegnano la stessa umiliante lezione. La materia che tocchi ogni giorno, la sedia su cui sei seduto, il tuo stesso corpo, non sono oggetti solidi, sono prigioni. Prigioni di energia congelata, tenuta insieme da forze titaniche che combattono una guerra silenziosa in ogni frazione di secondo. Noi abbiamo appena imparato a forzare la serratura. Ora dobbiamo dimostrare di essere abbastanza saggi da gestire ciò che ne uscirà. Guarda il cielo stellato. Ogni punto di luce che vedi è un gigantesco reattore a fusione. L'universo stesso è una macchina progettata per fondere l'idrogeno, creare elementi più pesanti e poi esplodere per spargerli nel buio. Tutto ciò che esiste è il risultato di questa danza tra unione e distruzione. Noi non stiamo inventando nulla, stiamo solo imparando la lingua madre del cosmo. Quando accenderemo il primo vero sole artificiale sulla Terra, non sarà solo una vittoria ingegneristica. Sarà il momento in cui una specie biologica, nata dal fango e dall'evoluzione, prenderà in mano le redini del proprio destino energetico. Smetteremo di essere figli dipendenti dalle risorse limitate del nostro pianeta e diventeremo adulti, creatori della nostra stessa luce. Ma fino a quel giorno dovremo camminare sul filo del rasoio, affidandoci alla fissione per non soffocare, sognando la fusione per prosperare. È un equilibrio terrificante e magnifico. Ogni volta che accendi un interruttore, ricordati che quell'energia viene da una guerra invisibile, combattuta a scala subatomica. Una guerra tra forze antiche quanto il tempo stesso. Ogni atomo del tuo corpo è stato forgiato in una stella morta da miliardi di anni. Sei qui, in questo momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra miliardi. Non stai guardando il cosmo. Sei il cosmo che guarda se stesso. Non sei nel cosmo. Sei fatto di cosmo. Io sono Renderium. E questo era il battito cardiaco dell'energia. Il viaggio non finisce qui.
Qui dentro, le forze che tengono insieme la realtà non hanno più segreti.